Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare una catena per passeggino o ovetto. Come potete vedere ho realizzato questo giochino per una femminuccia, infatti il personaggio principale è Hello Kitty, ma se non vi dovesse piacere questo personaggio o comunque se volete realizzare una versione maschile vi basterà sostituire questo pupazzetto con un altro ed otterrete sempre lo stesso giochino. Allora, adesso vi lascio la spiegazione e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi, un gomitolo di cotone rosa numero 8, un uncinetto 1,5, due cuoricini, trovate già la spiegazione sul mio canale, vi lascio il link in descrizione. Due perle di legno dotate di foro, queste misurano 5 cm di diametro. Due perle decorate, sempre di legno, del diametro di 3 cm circa. 8 perle di legno del diametro di circa 2 cm. Un ago lungo e con la punta appuntita, un pupazzo, in questo caso Hello Kitty, di cui già trovate la spiegazione sul mio canale, vi lascio il link in descrizione. Vi dico anche quanto misura, così se volete sostituirlo non avete problemi. È largo 8 cm ed alto 11 cm. Una forbice, un metro da sarta. Prendo il cotone rosa, prendo l'uncinetto 1,5 e realizzo un cappietto. Inserisco l'uncinetto nel cappietto, stringo bene il tutto e carico 200 catenelle. Se volete potete sostituire il cotone numero 8 con il cotone 5 e di conseguenza cambiare l'uncinetto ed otterrete una catenella più spessa. Allora, come potete vedere ho lavorato 200 catenelle. Adesso vi dico con esattezza quanto misurano. Ho una misura totale di 50 cm, quindi questa è la misura che dovete ottenere. Vi consiglio sempre di verificare che il mio numero di catenelle corrisponda con il vostro. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, salto la catenella appena lavorata, quindi entro nella successiva e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella punto su punto a punto basso. Se ho lavorato 200 catenelle dovrò lavorare 200 punti bassi. Questo è il risultato. Io adesso vado avanti, noi ci rivediamo quando sono arrivata qui, così vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere ho lavorato i miei 200 punti bassi e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Da quest'ultimo punto mi alzo e lavoro altre 200 catenelle. Quindi devo avere sempre una misura di circa 50 cm. Ecco qui, ho lavorato le 200 catenelle. Adesso cosa faccio? Semplicemente lavoro una catenella, salto la catenella appena lavorata, entro in quella successiva e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella punto su punto a punto basso. Quindi devo sempre lavorare 200 punti bassi. Noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Allora, appena finito di lavorare il 200° punto basso,
di quest'altra catenella e questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere come unire il tutto e come continuare la lavorazione. Quindi cosa faccio? Entro qui nel centro del punto basso e prendo una solina sull'uncinetto, poi entro nella catenella dove ho lavorato questo primo punto basso, quindi ho 3 asoline sull'uncinetto e cosa faccio? Lavoro un punto bassissimo e questo è il risultato. Adesso lascio questo filo iniziale in orizzontale, lavoro una catenella e taglio il filo. Ne taglio tanto perché considerate che con questo filo devo passare attraverso tutte le perle, tutti i vari pupazzi e inoltre devo lavorare questi stessi laccetti per poi poter chiudere il tutto. Quindi taglio tanto filo, sfilo l'uncinetto, tiro il tutto e stringo bene il tutto e questo è il primo pezzo del laccetto. Adesso cosa faccio? Inserisco l'ago, mi raccomando, come vi ho detto ad inizio video, deve essere molto lungo e con la punta appuntita e quindi inserisco il filo nell'ago e vado a montare la catenella. Quindi prendo una perlina piccola e la faccio passare attraverso tutto il filo fino ad arrivare ai 2 nastrini, così. Adesso prendo una perla grande e la faccio passare proprio come ho fatto con l'altra. Poi prendo una perla piccola e la faccio passare. Prendo il cuore, inserisco l'ago nella parte più piccola e lo faccio uscire dalla parte più grande, più o meno nello stesso punto, e lo faccio passare. Poi prendo una perla piccola e la faccio passare. Prendo una perla decorata e la faccio passare. Prendo una perla piccola e la faccio passare. Prendo il pupazzo, nel mio caso è l'Occhitti, e inserisco l'ago all'incirca a metà della testa e lo faccio uscire dall'altra parte in corrispondenza del punto in cui sono entrata e lo faccio passare. Poi prendo una perla piccola e la faccio passare. Prendo una perla decorata e la faccio passare. Prendo una perla piccola e la faccio passare. Prendo un altro cuoricino, inserisco l'ago sempre nella parte più piccola e lo faccio uscire in corrispondenza dello stesso punto nella parte più grande e lo faccio passare. Adesso prendo una perla piccola e la faccio passare. Prendo una perla grande e la faccio passare. Prendo una perla piccola e la faccio passare. Adesso spingo bene tutte le varie componenti e posso sfilare l'ago dal filo e questo è il risultato ottenuto, vedete? È veramente molto carino. Quindi adesso spingo bene tutte
le perle e tiro il più possibile il filo e realizzo un cappietto. Mi raccomando, fate attenzione a questo passaggio perché se non tirate bene il filo poi le perle non rimangono ben ferme ma viaggiano. Ok? Vedete? Devono rimanere ben bloccate. Allora, adesso ripeto lo stesso passaggio dell'inizio, quindi carico 200 catenelle, devo sempre arrivare ad un'altezza di 50 cm circa. Una volta lavorate le 200 catenelle, lavoro una catenella, salto la catenella appena lavorata, entro in questa catenella e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella punto su punto a punto basso. Devo sempre lavorare 200 punti bassi. Una volta lavorati tutti e 200 punti bassi, poi mi alzo e lavoro altre 200 catenelle, sempre lavoro una ulteriore catenella che poi salto e torno indietro e lavoro altri 200 punti bassi. Noi ci rivediamo proprio quando ho terminato tutte e due le file, così vi faccio vedere come terminare il tutto. Allora, come potete vedere, ho appena terminato di lavorare le due file di 200 punti ciascuna e questo è il risultato. Quindi non è niente di così complicato e ho semplicemente ripetuto lo stesso procedimento iniziale. Allora, una volta realizzate queste due strisce, cosa faccio? Vado a chiudere il tutto, quindi entro qui nel primo punto basso e prendo soltanto la prima asolina, quindi entro proprio nel centro. Mi devo ritrovare con due asoline sull'uncinetto. Adesso entro nella catenella dove ho lavorato questo primo punto basso e ho 3 asoline sull'uncinetto e poi semplicemente lavoro un punto bassissimo. Quindi ripeto sempre lo stesso passaggio iniziale. Poi lavoro una catenella di sicurezza e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto e la mia catena è pronta. Adesso non mi resta altro che nascondere questo filo e il filo iniziale e vi faccio vedere il risultato. Ecco qui la catena per passeggino terminata, è veramente molto carina, la trovo un'ottima idea regalo. Adesso vi dico con esattezza quanto misura, così se non vi dovesse piacere Hello Kitty o comunque la volete realizzare per un maschietto potete sostituire il pupazzo ed avete tutti gli elementi necessari per farlo. Allora, dalla prima perla più piccola all'ultima perla più piccola la catena misura 55-58 cm circa, quindi questa è la misura da rispettare. Inoltre all'inizio dei laccetti potete inserire anche una spilla in modo tale da poter agganciare la catena alla stoffa del passeggino. Io ho preferito lasciare solo i laccetti in modo tale da poterlo utilizzare anche sull'ovetto della macchina. Spero tanto di ricevere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione. Inoltre fatemi sapere se volete un video dove realizzo una catena per passeggino per un maschietto. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ciao!